Ho comprato al mercatino di Marzaglia questo Nagra 4.2, ma riuscirò ad aggiustarlo? Questo è il registratore Nagra 4.2 della nota casa svizzera. Ha 3 velocità, 38, 19 e 9,5 cm al secondo e supporta sia lo standard NAB o il CCIR. Ha 2 ingressi microfonici compatibili a condensatore dinamico e l'alimentazione Phantom a 48 volts, un ingresso di linea in tensione o in corrente, un ingresso mixer diretto e un'uscita bilanciata a 4,4 volts o 1,55 volts a seconda del trasformatore installato. Il Nagra 4.2 ha le testine di registrazione e riproduzione separate per una riproduzione affidabile, un altoparlante di monitoraggio interno commutabile sull'ingresso da sorgente o il nastro, un generatore di riferimento, un modulo indicatore di allarme per la batteria e il trasporto del nastro. Dispone inoltre di filtri sia passa basso che passa alto per la registrazione e la riproduzione e un controllo di livello automatico commutabile o limitato. La macchina può essere dotata inoltre del sincronizzazione opzionale Pilot Sync con un generatore al quarzo incorporato e può anche essere alimentato da un'alimentazione esterna o alle batterie interne. Ok, l'oggetto che ho acquistato era veramente sudicio. Mi sono messo lì, ho pulito tutto e ho sistemato tutto come potete vedere. Praticamente è stata una pulizia maniacale e poi sono andato subito alla questione meccanica perché c'era da cambiare delle cose. Ecco qua i 2 oggettini che mi sono fatto arrivare dall'Inghilterra. Sono il contatto della batteria che era praticamente morto, inchiodato, e poi la cernierina dell'apertura diciamo dell'oggetto per andare all'interno. Eccolo qua. Eccolo qua, questa è la cernierina che va praticamente a chiudere l'oggetto, che è praticamente piegata. Nel tempo ha preso dei colpi e poverino è totalmente piegata. Quindi andremo a sostituirla e vediamo un po' se si migliora la cosa. La cerniera è andata, andiamo ora al perno. Rimuoviamo il coperchio e vediamo un po'. Qui purtroppo l'acido ha creato un gravissimo danno, come potete vedere, alla scocca, non c'è stato niente da fare. Il coperchio l'ho già restaurato, bello bianco, eccolo qua. E qui, eccolo qua, il perno è questo qua a sinistra. Questi altri vanno, quello a sinistra, eccolo qua, ve lo faccio vedere meglio. Questi vanno, vedete, e questo è inchiodato. Niente, questo va cambiato. Vi faccio vedere l'interno del contatto della batteria. Questo qui praticamente c'ha una ghigliettina avvitata che lo tiene in posizione.
questi vedi, cioè, sono saldati dietro, non sarà per niente facile cambiarli. Eccolo, questo è quello che devo cambiare, questo è quello inchiodato. Ecco, questo è quello va svitato, sarà un bel problema, non sarà per niente facile. Infatti l'ho dovuto segare, c'è stato verso, guarda là, tutto bloccato era. Ho cambiato un po' approccio, ho dovuto saldare, vedete il terminale, ho già passato la ghirettina dall'altra parte, ora rimuoviamo il nastro e vediamo un po' come si riesce dentro, e vado a avvitare la ghirettina. Non c'era stato verso perché era possibile saldarlo da dentro, e questo ci siamo. Ok, qui da più vicino, ora sì, ora praticamente è nuovo, perfetto. Ok, e a questo punto siamo arrivati in fondo con le parti meccaniche. Andiamo a vedere il problema che era sull'elettronica, perché quello che vedete qui adesso è il circuito che è l'amplificatore e la parte di alimentazione dell'amplificatore della singola cassa che c'è monitor. Praticamente questo non esce niente, proprio morto. Qui all'ingresso abbiamo il segnale audio in arrivo, però lui praticamente gli manca l'alimentazione. L'alimentazione è questa parte a destra che vedete, e praticamente funziona così. Come si presenta tensione qua su in cima, praticamente dove c'è scritto from 12, ora non ci vedo, 12 to 35, dove lì nell'istante in cui si genera questa tensione, questo condensatore con questa resistenza riporta una piccola porzione istantanea di questo segnale, diciamo, di innesco, chiamiamolo segnale di innesco, su questo circuitino, che a sua volta innesca il transistor Q9, quello grosso, che porta l'alimentazione al nostro circuito di amplificazione. Purtroppo questo innesco non avveniva. Ho girato, rigirato, addirittura a un certo punto ho ordinato proprio tutto il pezzo, sono riuscito a trovarlo su internet perché non riuscivo a capire. Ho provato a sostituire i transistor, ho provato a sostituire i due condensatori, questi qua che vedete, il C10 e C11. Ho provato a sostituire anche il C12, che è questo qua che fa lo spunto della partenza. Niente, non c'era verso. Ho provato anche a cambiare questo diodo, poi alla fine, poi cosa è successo? Che andando a provare con i puntali mi sono reso conto che toccando il puntale qui dove c'ho ora il puntatore del mouse, praticamente il circuito iniziava a funzionare per un pochino, poi incominciava a diminuire la tensione, si sentiva frusciare. Questa diminuzione della tensione a un certo punto smetteva di andare. Ebbene, alla fine ho cambiato il qual è questo qua? Il C12 10 nanofarad. Bene, era in perdita. Essendo in perdita, cortocircuitava il diodo che vedete qua, non riportava tensione corretta alla base di questo Q8 e il circuito non partiva, non c'era verso. Quindi mi si ritrovo adesso, mi ritrovo con la schedina sua originale acquistata, che anche questa funziona, e praticamente era questa mamanza. Avevo perso le speranze di sistemarlo, invece poi alla fine l'ho sistemato. Quindi anche la parte elettronica, c'era solo questo, l'ho sistemata e siamo al riassemblaggio totale. Bene, e anche questo video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Praticamente questo oggetto è veramente professionale, fatto tutto a schede, fatto molto molto bene.
e praticamente gli manca solo la S, che sarebbe la versione stereofonica. Questa è una versione monofonica. Un prodotto eccezionale, veramente incredibile, che riesce a gestire fino a 38 cm al secondo con una qualità di registrazione impressionante. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.